purtroppo la live ha avuto dei problemi, ma per fortuna ho potuto rimediare. Voglio fare questa live a caldo perché mi sembra che da un giorno vediamo, 14 ore fa si sapevano i risultati. Trump ha vinto le elezioni ma non è ancora presidente. Cosa succede ora? Da un giorno Donald Trump avrebbe vinto le elezioni e tutto il mondo si è complimentato con lui. Intanto mettiamo tutta la chat, filtri chat, tutti i messaggi. Allora, Donald Trump ha vinto di nuovo le elezioni e Vladimir Putin andava dicendo che lui avrebbe preferito Biden e addirittura Kamala Harris. Perché questo cambio di rotta da parte di Putin, che si sa che all'inizio nelle scorse elezioni preferiva Donald Trump e avrebbe aiutato Donald Trump a vincerle sfavoreggiando con la macchina dei trolls a Hillary Clinton? Perché adesso ha cambiato tendenza Vladimir Putin? Allora leggiamo che qua leggo insieme a voi le notizie. Il vostro Sant'Enchan, se volete supportarmi scrivete sotto cosa ne pensate di queste elezioni nordamericane, compartite questa live e soprattutto abbonatevi, comprate super grazie, partecipate con la super chat e queste cose qua. Secondo questo sito Trump vince le elezioni USA 2024, news in diretta, è il 47esimo presidente. Biden promette una transizione pacifica. I risultati definitivi delle elezioni USA 2024 in diretta dopo la vittoria di Donald Trump. Il Tycoon è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Kamala Harris riconosce la sconfitta. Tutti gli aggiornamenti dell'ultima ora sulle presidenziali americane e le conseguenze del voto USA. Quali conseguenze ci saranno? Allora, secondo questo sito fanpage, i risultati delle elezioni USA 2024 in diretta, gli aggiornamenti minuto per minuto. Vabbè, qua lo spoglio non è ancora concluso in tutti i seggi. È già chiaro che i repubblicani hanno ottenuto la maggioranza in Senato, strappandola ai democratici. Per sapere chi avrà maggioranza alla Camera invece bisogna ancora aspettare. Il prossimo appuntamento è per il 17 dicembre, quando si riuniranno i grandi elettori per l'elezione formale del presidente, che si insedierà il 20 gennaio 2025 alla Casa Bianca, perché negli Stati Uniti non è come da noi che un voto vale uno. Là c'hanno i grandi elettori, capito? Là c'hanno i grandi elettori deve avere la maggioranza alla Camera e poi i grandi elettori lo votano. È un sistema strano che ti devi addirittura prima annotare nella sezione del partito che intendi votare. Poi il presidente della Federal Reserve, anche se Trump lo chiedesse, non mi dimetterò. Putin ricorda l'attentato a Trump. È stato un vero... ho detto una parola che forse gli algoritmi... No, devo essere più cauteloso per la monetizzazione del video. Comunque adesso lo ripeto, forse dovrò tagliare questa parte. Putin ricorda la cosa brutta che fecero a Trump. È stato un vero maschio, mi ha impressionato. Vabbè, arrivano le congratulazioni di Vladimir Putin a Donald Trump.
pronto a parlare con lui, perché Donald Trump aveva promesso che se diventava presidente degli Stati Uniti lui avrebbe fatto subito la pace, avrebbe imposto la pace, perché le guerre costano denaro. Se sarebbe diventato il 47esimo presidente, avrebbe imposto la pace. Infatti qua dice: Ucraina, Zelensky critico sulla linea di Trump, tutti vogliamo la pace ma deve essere giusta. E il Cremlino: Trump dice che porterà subito la pace in Ucraina, esagerato ma meglio della guerra. Che vuole dire? Il Cremlino: Trump dice che porterà subito la pace in Ucraina, esagerato ma meglio della guerra. Il portavoce del Cremlino, rispondendo ai giornalisti, ha commentato la posizione di Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il nuovo presidente eletto ha detto più volte che risolverà rapidamente il conflitto, riportando la pace. Certamente c'è un po' di esagerazione quando dice che ce la farà di colpo, ha detto Peskov. Niente di più risolverà questo problema di colpo, niente può risolvere questo problema di colpo, ma ha aggiunto: se la nuova amministrazione almeno cercherà la pace e non la continuazione della guerra, allora sarà meglio. Beh, certo, soprattutto chi deve volere la pace è il Cremlino, perché hanno iniziato loro la guerra, i russi. Putin. Von der Leyen chiama Trump: rafforziamo i legami UE-USA. Eccellente telefonata con Donald Trump oggi per fargli le congratulazioni per la sua vittoria. Lo ha scritto sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Non ho informato 11 persone che mi seguono, non ho informato nessuno della live, perché se cerco di condividere in Telegram, in Facebook, in Instagram, molte volte non arriva nessuno, ma adesso vedo che ci sono 11 persone. Hola, ¿qué tal? Hablan español, ahora 17. Muy bien, muy bien. Si quieren regalarme un super gracias o abonarse a mi canal o participar con un super chat o uno sticker, me ayudarían muchísimo. Se volete potete abbonarvi al mio canale, comprare un super grazie, uno sticker in chat o un super chat, mi aiuterete tantissimo. Allora, Salvini dice che si dovrà dare il Nobel per la pace a Trump se farà finire la guerra in Ucraina. Se Trump riuscirà a far finire il conflitto tra Russia e Ucraina, spero che abbia il Nobel per la pace. Lo ha detto il ministro e vice premier Matteo Salvini a margine di un'iniziativa elettorale in Umbria. Oltre a salvare vite, ci lascerà un futuro più tranquillo rispetto a quello che i democratici ci hanno lasciato fino ad oggi, ha aggiunto, e ha sminuito le preoccupazioni dal punto di vista dei dazi contro l'Europa. Trump è già stato presidente degli Stati Uniti, forse nel PD non se ne sono accorti. Durante lo scorso mandato ha messo dei dazi, ma l'export italiano è cresciuto. Mi sembra che l'obiettivo principale sia la Cina, quindi se metterà dei dazi sui prodotti cinesi ha tutto il diritto di farlo. Il problema è l'Europa che non difende le aziende, i prodotti italiani ed europei. Alle 17:32 probabilmente di ieri, non so, Biden promette transizione pacifica con Trump. Sconfitte sono inevitabili, arrendersi è imperdonabile. Che bello, mi seguite in 20. Farò il mio dovere come presidente. Il 20 gennaio avremo un passaggio di potere pacifico, ha detto Biden, che poi ha parlato ai suoi sostenitori. So che è un momento difficile, ma dobbiamo ricordare tutto ciò che abbiamo raggiunto.
le sconfitte sono inevitabili, ma arrendersi è imperdonabile. Biden ha continuato: è stata una presidenza storica, non perché c'ero io, ma per ciò che abbiamo fatto. La maggior parte degli effetti positivi delle nostre riforme si sentiranno nei prossimi 10 anni e in quei ultimi 74 giorni di mandato faremmo contare ogni giorno, ha concluso. Biden parla alla nazione: ho fatto congratulazioni a Trump. Qua sto andando a ritroso nel tempo. Non puoi amare il paese solo quando vinci. Ieri ho parlato con il presidente eletto Trump per fargli le congratulazioni. Ho parlato anche con la vicepresidenza del vicepresidente Harris. Ha portato avanti una campagna in cui tutti hanno potuto ammirare il suo carattere. Dovrebbe essere orgogliosa di ciò che ha fatto, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando alla nazione dopo la vittoria di Donald Trump. Ho detto spesso: non puoi amare il tuo paese solo quando vinci, non puoi amare il tuo vicino solo quando andate d'accordo. Non dobbiamo vederci come avversari ma come americani. Abbassare la temperatura. Il segretario della difesa USA all'esercito: cambio presidenziale sarà calmo, seguire gli ordini legittimi. Vabbè, e poi ci sono tante cose altre, ma voi che ne pensate? Ah, el mancos de juegos. Hola, hola, hablo español. ¿Qué piensas de la victoria de Donald Trump? ¿Qué piensas de la victoria de Donald Trump? Yo después voy a poner subtítulos en castellano para que todos puedan entender, porque me siguen mucho de muchas personas de América Latina, pero de Argentina, lindo país. Entonces acá tengo la chat. Hola, hablo español, soy de Argentina. No sé, el mancos de juegos. Taviz, ciao, ciao Taviz. ¿De dónde eres? ¿De dónde sei? Ciao Taviz. Taviz, ¿qué crees de las elecciones de Donald Trump que ganó? Ahora hay que confirmar. Ah, Tabiz, sei d'Italia. Che pensi della vittoria di Donald Trump? Adesso bisogna confermarla. Devono confermarla, non è che la dobbiamo confermare noi, logicamente. Ma che credi delle elezioni di Donald Trump? Sarà un bene? Sarà bene per l'Italia? Che consideri? Allora, se nessuno interviene, continuo a leggere informazioni, perché qua vediamo un po' che altro abbiamo relazionato. Ecco qua, risultati presidenziali. Diciamo che per vincere 270, Kamala Harris 226, ancora ci sono degli stati in bilico o in testa, no, in testa. Kamala Harris 226 e Donald Trump 295, quindi non è che ha vinto, ha stravinto Donald Trump. Come potete vedere in rosso il partito repubblicano, che non è di sinistra. Molti dicono ma porta la cravatta rossa, come mai? Perché è il colore del partito repubblicano. E poi altri due, il partito verde 0 voti, cioè
0 voti elettorali, perché in America non vale 1 a 1 i voti come da noi in Italia, ma ha ottenuto il Partito Verde Green Party 643.439 voti, 0,4 per cento, ma dopo non si sono trasformati in voti elettorali. Donald Trump ha ottenuto 72.787.648 voti, il 50,9 per cento dei voti, che si sono trasformati in 295 voti elettorali. C'hanno questa cosa che è un po' vecchia, che i voti si trasformano in voti elettorali secondo gli stati poco popolati possono avere molti voti elettorali e stati molto popolati possono avere pochi voti elettorali. Kamala Harris del Partito Democratico ha preso 68.142.532 voti, 47,6 per cento, quindi avrebbe perso lo stesso anche se si vinceva coi voti, ma ha ottenuto 226 voti elettorali, sempre meno di Trump. E Robert Kennedy indipendente 618.290 voti, 0,4 per cento, anche lui come Jill Stein, e 0 voti elettorali. Diciamo che ci sono degli stati che ancora sono da scrutinare per Donald Trump, ma si sa che vince. Per esempio Arizona, credo 52,3 per cento sezioni scrutinate, no, 52,3 per cento, e hanno scrutinato 69 per cento di seggi. In un altro Nevada credo che sezioni scrutinate 91 per cento, e poi Florida 99 per cento, Georgia 98 per cento, Michigan credo che sia 99 per cento, 99 per cento. E vabbè, io non conosco tutti gli stati, tutte le sigle. E nella Camera vabbè, 76 per cento. Infatti bisogna vedere che voti si porta a casa dalla Camera, perché le sezioni scrutinate sono più incomplete. La percentuale di voti scrutinati per quanto riguarda i voti nella Camera, anche per quanto riguarda l'unica sezione nella quale i democratici hanno avuto più preferenze, sta all'84 per cento. E invece vabbè, comunque lo danno in testa in molti seggi elettorali, tanto per i deputati, le elezioni principali, il Senato e la Camera. Al Senato hanno vinto 1 2 3 4 5 seggi sono a favore dei democratici nel Senato. Nella Camera soltanto 1 a favore dei democratici, ma ancora non sono stati scrutinati del tutto, e questo può provocare delle incertezze, perché Donald Trump cita la probabilità che ci possano essere dei brogli elettorali. Allora, se poi alla fine si ribaltano certi risultati, c'è il pericolo di incidenti, come è successo quando Donald Trump ha perso, che sono andati a invadere il Campidoglio e sono anche passate a miglior vita molte persone. Allora, qua scusate che non ho letto gli ultimi commenti. Dice Tabiz, sarà un male, spero di no, però Donald Trump notoriamente è protezionista, quindi ci comprerà meno prodotti a noi in Europa. El mancos de juegos, la storia del mate. Ah, mi chiedi la storia del mate? El manco de juegos, Volvi. ¿Qué celular es? Este es muy bueno.
yo creía que era gama alta porque mi madre me lo regaló en junio o julio 2021 para, porque yo le di mi celular que me regaló para Navidad 2015, el Motorola Moto X segunda generación, que era gama alta, y este tiene más o menos las mismas especificaciones, pero es del 21, es un gama baja, es el Motorola Moto E7 y Power, muy bueno, resistente, tiene 5000 microamperios de batería, 13 megapíxeles de cámara principal y 2 me parece de cámara secundaria, y 5 megapíxeles de cámara selfie. Muy bueno. Android 10 Go Edition, edición económica. Entonces me digan según ustedes, qué beneficios va a tener para el mundo, para América Latina, que me siguen de América Latina, la victoria de Donald Trump, o qué cosa, qué desventaja va a haber. Me lo digan anche in italiano, quelli che mi seguono in italiano. Che vantaggio avrà l'Unione Europea dalla vittoria di Donald Trump? Donald Trump è il 47esimo presidente, in realtà è stato già presidente comunque. Ciao el Marcos de Juegos. È stato già presidente Donald Trump, quindi dovrebbe essere il 46esimo presidente bis, ma vabbè, loro non hanno esperienza come noi in Italia con i governi della prima repubblica, Aldo Moro 1, Aldo Moro 2, il governo Doroteo 1, 2, governo Doroteo 2 bis, 3. Perché Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane? Questo di 2 giorni fa. Non mi ricordo quando le ha vinte. Allora vediamo un po', perché io da molto volevo fare questo video, non so da quanto. Ieri mi sembra. Allora vediamo, scusate che tanto ormai vediamo un po', perché Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane. Si vede che ieri c'è stato il conteggio. Come ha fatto Trump a vincere le elezioni? Ecco Donald Trump. Stando ai dati che stanno arrivando in queste ore, Donald Trump sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo aver ricoperto il ruolo da gennaio del 2017 al gennaio del 2021, sarà di nuovo presidente in carica per una seconda volta, come 47esimo nella storia del paese, anche se la vittoria del candidato repubblicano a questo punto è data per certa. L'insediamento avverrà solo a gennaio con il giuramento e la cerimonia nota come Inauguration Day, cioè il passaggio di consegne, il giorno dell'inaugurazione. 52 persone collegate, 58, magico. In un paese con oltre 2 secoli di storia, Donald Trump entra con questa vittoria nel club di presidenti che hanno ricoperto il ruolo per 2 volte. Solamente 14 presidenti hanno servito 2 mandati completi. La lista comprende alcuni nomi illustri della storia americana come Thomas Jefferson, ma anche James Madison, James Monroe, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant, Grover Cleveland,
Woodrow Wilson, Dwight D. Eisenhower e Ronald Reagan. Quelli recenti sono solo tre: Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Tutti hanno servito 2 mandati completi e ciascuno ha trascorso quindi un totale di 2922 giorni in carica. Non solo, con i suoi 78 anni Donald Trump è anche il presidente più anziano a iniziare il proprio mandato come inquilino della Casa Bianca. I motivi: qua servendo le patatine fritte. E che cosa non si fa per vincere un'elezione presidenziale americana? Che cosa non si fa? Se noi per vincere le elezioni comunali si fa di tutto. Oggi sappiamo che il celebre ex presidente e imprenditore newyorkese sarà il nuovo presidente della nazione più ricca e potente del pianeta. Ma quali sono le ragioni che hanno portato Trump a una vittoria contro la candidata democratica? Tecnicamente i repubblicani sono riusciti ad arrivare a ciò che serve per conquistare la presidenza, che non è il voto popolare, non è cioè il numero assoluto di voti nel paese come avviene in Italia, quello che spiegavo prima, semmai è la maggioranza dei grandi elettori che vengono assegnati con la vittoria di ciascuno degli stati. Per vincere infatti era sufficiente arrivare a 270 grandi elettori, pur perdendo il voto popolare. Affermarsi come forte e credibile. La chiave di volta nella campagna elettorale di Donald Trump è stata probabilmente quella di riuscire ad affermarsi come un candidato forte e quindi come il presidente capace di gestire un periodo storico instabile e rischioso per milioni di americani, sia dal punto di vista sociale che economico. Per farlo Trump ha più volte sottolineato il suo approccio duro e sicuro ai problemi di sicurezza. Per esempio, ha sottolineato molto più della controparte democratica la volontà di risolvere la questione dell'immigrazione irregolare. Oltre che forte e sicuro, Trump si è presentato all'elettorato come un candidato che ha già una lunga esperienza nelle questioni internazionali. Ha detto di avere idee chiare su come affrontare la crisi degli USA con l'Iran, con la Corea del Nord e la questione medio orientale. Nel presentarsi come un candidato forte e credibile, Trump ha trovato un aiuto consistente in Elon Musk. L'imprenditore e uomo più ricco del mondo ha fatto molto in favore della candidatura repubblicana in queste elezioni e ciò ha sicuramente contribuito a dare solidità alla figura di Trump. Riuscire a gestire le accuse. Trump ha gestito, stando ai risultati, piuttosto bene le accuse che gli sono state rivolte durante le elezioni, soprattutto quelle di aver spinto i propri sostenitori ad assaltare il Campidoglio il 6 gennaio del 2021. Le accuse sono state sia tecniche e quindi presentate in tribunale, sia politiche, e cioè usate dai democratici per sostenere la sua impresentabilità e il suo essere inadatto a ricoprire di nuovo la carica di presidente. Evidentemente però queste accuse, almeno dal punto di vista elettorale, non hanno pagato. Trovare il vicepresidente giusto, JD Vance. Infine, il motivo per cui Trump ha vinto queste elezioni è probabilmente l'aver scelto un candidato alla vicepresidenza adatto a sostenere una campagna repubblicana in questo momento storico. JD Vance è infatti un rappresentante conservatore dell'ambiente economico e imprenditoriale dei venture capitalist e allo stesso tempo, anche grazie al suo successo editoriale, elegia americana, un rappresentante della classe media insoddisfatta, uno dei segmenti elettorali su cui i repubblicani hanno puntato di più. Gli imperdibili no, qua è finito l'articolo.
Allora, se voi mi volete sostenere a portare avanti questi video, adesso vedo che ci sono solo 42 persone, prima ce n'erano più di 60. Mi raccomando, se mi volete sostenere, innanzitutto commentate qua nella chat, se potete fatelo con un super chat e uno sticker. Poi se volete abbonatevi al mio canale e soprattutto sotto un mio video, sotto questo video, quando non sarà più una live, ma sotto un mio video, quando trovate un video anche di 10 o 12 anni fa che vi piace, comprate un super grazie, e ce ne sono di vari, potete anche scegliere meno di 2 euro con la lineetta, e ditemi mi è piaciuto di questo video questo argomento, perché io non posso andare a guardarmi video di 10 o 12 anni fa, magari che durano 40 minuti e non mi ricordo più quello che ho detto in quel video. Allora, se vi interessa che io continui a parlare di un determinato argomento fatto 10 o 12 anni fa o 7 anni fa o 5 anni fa o l'anno scorso, comprate un super grazie, sarà messo in evidenza il vostro commento sotto il video colorato e voi chiedetemi cosa vi è piaciuto di più di quel video, che io continuerò, farò un altro video sullo stesso argomento. Ma se voi non farete così, allora io non continuerò a parlare delle stesse cose, cercherò di fare video su altri argomenti. Io ogni volta presento nuovi argomenti. Allora, per intanto, che cosa vorreste che dica riguardo queste elezioni presidenziali? Soprattutto mi piacerebbe sapere voi che ne pensate di queste elezioni presidenziali nordamericane. Si sono svolte in una forma ortodossa, regolare? Vi è piaciuto che abbia vinto Donald Trump? Credete che è realmente una cosa buona per l'Italia e l'Unione Europea oppure no? Lasciatelo scritto qua sotto nei commentari. Cambierà la geopolitica degli Stati Uniti? Cambierà l'appoggio degli Stati Uniti a Israele? Cambierà l'appoggio degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina? Cambierà il rifornimento di armi a Israele e all'Ucraina oppure continuerà tutto come prima? Cambierà tutto perché nulla cambi? Ditemelo, lasciatemelo sotto il video o nei commentari. Vedo che molti mi seguono, adesso siete in 37, prima più di 60. C'è stato un calo, però nessuno commenta in chat, hanno scritto un po', ci saranno saltati soltanto 100 commenti. Allora, abbiamo letto questa cosa qua. Allora, questo abbiamo letto prima Fanpage, adesso Wired. Trump ha vinto le elezioni ma non è ancora presidente. Cosa succede ora? Perché è un po' contorto il meccanismo elettorale nordamericano. Dalla vittoria elettorale al giuramento l'iter di nomina è un percorso complesso. Con la maggioranza in Senato i repubblicani avranno un ruolo chiave nella transizione e nelle prime mosse della nuova amministrazione. Qua Donald Trump che parla. La strada che porta Donald Trump a diventare 47esimo presidente degli Stati Uniti con un secondo mandato alla Casa Bianca è ancora lunga, nonostante la vittoria elettorale delle presidenziali 2024 sia ormai chiara. Benché siano in fase di conclusione i conteggi, il sistema costituzionale americano prevede una serie di passaggi formali che si concluderanno solo con il giuramento del 20 gennaio 2025. Quindi se non giura non è presidente. Solo in quel momento Trump potrà considerarsi ufficialmente il nuovo presidente americano. Il collegio elettorale. Il primo passaggio cruciale sarà la riunione del collegio elettorale, l'organo costituzionale che formalmente elegge il presidente. I grandi elettori si riuniranno nelle rispettive capitali statali
il 16 dicembre per esprimere i loro voti sulla base dei risultati dello stato che rappresentano. Ogni stato ha un numero di grandi elettori pari alla somma dei suoi seggi al congresso, rappresentanti alla Camera più 2 senatori. In 48 stati e nel District of Columbia vige il sistema winner take all. Chi vince il voto popolare ottiene tutti i grandi elettori di quello stato. Solo il Maine e il Nebraska utilizzano un sistema diverso, distribuendo i grandi elettori in parte su base statale e in parte per distretto congressuale. E questo spiega perché con la cosiddetta chiamata a una delle due parti in competizione, questa si assicura di avere in tasca la nomina. Il nuovo congresso veramente molto difficile da capire, io lo leggo perché altrimenti non ve lo so spiegare. Il nuovo congresso, i repubblicani sono sulla strada per ottenere la maggioranza al Senato, con le proiezioni che li danno a 51 seggi contro i 41 dei democratici. Se confermata, questa nuova configurazione del Senato avrà un impatto determinante sulla capacità di Trump di attuare la sua agenda politica. Il controllo della Camera Alta darebbe ai repubblicani il potere di confermare le nomine di gabinetto del presidente, approvare giudici federali, inclusi eventuali giudici della Corte Suprema, e gestire il processo legislativo, specialmente per quanto riguarda il budget federale e le principali riforme. In sostanza, ci sarebbe maggiore omogeneità d'azione e per l'opposizione sarebbe più difficile mettere i bastoni tra le ruote alla maggioranza. La certificazione del congresso. Il passo successivo è la certificazione dei voti del collegio elettorale da parte del congresso, che si riunirà in sessione congiunta il 6 gennaio 2025. Durante questa seduta, presieduta dal presidente del Senato, vengono contati i voti stato per stato. I membri del congresso possono contestare i risultati di uno stato, ma serve l'approvazione di almeno un senatore e un rappresentante. Se una contestazione ottiene il sostegno necessario, le due camere si separano per dibattere e votare sulla questione. Questo passaggio è diventato particolarmente delicato dopo gli eventi del 6 gennaio 2021, quando sostenitori di Trump assaltarono il Campidoglio proprio durante la certificazione della vittoria di Biden. Dopo quella vicenda, il Congresso ha modificato l'Electoral Count Act per chiarire che il ruolo del vicepresidente nella certificazione è puramente cerimoniale. Il periodo di transizione. Nel frattempo, e io sto spiegando i meccanismi che portano il presidente che ha vinto le elezioni in Nord America a diventare effettivamente ipso facto presidente, il periodo di transizione. Nel frattempo inizia il periodo di transizione tra un'amministrazione e l'altra. La legge federale richiede all'amministrazione uscente di facilitare il passaggio dei poteri, fornendo spazi, risorse e informazioni al presidente eletto e al suo team. Durante questo periodo il presidente eletto inizia a selezionare i membri del suo gabinetto e gli alti funzionari dell'amministrazione. Il giuramento. Il momento finale è il giuramento, che si terrà il 20 gennaio 2025. Il mio compleanno è il 26 gennaio. Sui gradini del Campidoglio la Costituzione prescrive la formula esatta: giuro o affermo solennemente che seguirò fedelmente l'ufficio di presidente degli Stati Uniti e che preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti al meglio delle mie capacità. Con queste parole Trump diventerà ufficialmente il 47° presidente degli Stati Uniti, anche se è stato già presidente una volta, nonché il primo della storia a ricoprire l'incarico in 2 mandati non consecutivi. A questo punto io vi chiedo, voi che ne pensate? Che conseguenze ci saranno della vittoria di Donald Trump?
che succederà? Che succederà all'Italia? Che succederà a tutti noi? Adesso voglio prendere un minuto per considerare tutte queste cose e voglio fare una passeggiata e intanto uso un effetto speciale. Intanto che parliamo del tycoon, intanto che parliamo del tycoon, ecco qua. Voi ditemi che ne pensate che ha vinto Donald Trump. Che conseguenze avrà la vittoria di Donald Trump? Poi io vi leggo qualcos'altro che ho preso degli appunti, ma voglio sapere da voi, perché ho fatto questa chat per parlarne tutti quanti insieme, questa live per parlarne tutti quanti nella chat. Vedo che le persone mi seguono ma non intervengono. Lo ha fatto qualcuno. Me gustaría saber de todos ustedes qué piensan de la victoria del tycoon, como lo apodan a Donald Trump. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Será un bien para la Argentina? ¿Será un mal? ¿Ustedes qué creen? ¿Y do you speak English? Parlez-vous français? Habla espagnolo? Parla italiano? Me lo dica qua sotto. Ci sono adesso 46, prima 56 persone. E vorrei sapere quanti mi capiscono, perché molte volte si sintonizzano molte persone che parlano altri idiomi, ma mi seguono, si vede che sono bello. E mi piacerebbe da voi un'opinione. Comunque, secondo me bisogna vedere, perché di solito tutti i presidenti nordamericani hanno mantenuto con costanza e con Geltrude le linee guida che un paese doveva adottare. Già sono passati 43 minuti di live e più o meno ho avuto dei picchi anche di 60 o 70 persone connesse. Diciamo che qua c'è la mia cagnetta. Diciamo che si hanno molte aspettative, soprattutto perché le elezioni nordamericane sono state una kermesse, con Elon Musk che dava soldi, sembrava quasi che comprava voti, ma solo perché la gente si possa iscrivere nel padrone elettorale, perché in Nord America non è che tu stai già iscritto nel padrone elettorale, ti devi iscrivere in uno democratico o in uno repubblicano. Poi se ti iscrivi al patrone elettorale repubblicano e voti democratico, allora sta bene, però ti devi iscrivere, cosa strana, perché da noi non ti devi iscrivere da nessuna parte, ti devi presentare col documento se vuoi votare. Tizio Caio, ciao Tizio Caio. Ah, Tizio ok, Caio ok, scusa se ho letto male. Ciao Tizio ok, Caio ok. Che ne pensi della vittoria di Donald Trump, che è stata già annunciata, anche se in pratica bisogna ancora finire gli spogli dei voti in molte urne, in molti stati, però ormai anche se perdesse
quella differenza non sarebbe magari una maggioranza assoluta la sua, ma in molti stati ha praticamente vinto, e soprattutto ha vinto i grandi elettori di quegli stati, perché non è che come da noi un voto un risultato, da loro devi conquistare i grandi elettori con il voto, quindi magari risulta che in qualche stato perde pure, ma ha vinto i grandi elettori. E tu che ne pensi, tizio? Ok, Kai, ok, della vittoria di Trump? È un bene per l'Italia? È un male? Subito in Italia si sono messi a dire è un bene, è un male, perché farà così, perché farà pomì, perché farà su, perché farà giù, a destra, a sinistra, lui è troppo di destra, lui è un moderato, ha promesso che farà tante cose, fermare la guerra in Ucraina, fermare la guerra arabo-israeliana. José Sac, hola, hola, José Sac, ¿qué piensas de la victoria de Donald Trump? Expresa un commento acá abajo. Vi ricordo a tutte e tutti voi che se volete supportarmi potete abbonarvi al canale, comprare un super grazie, intervenire con un super chat e uno sticker nella chat di questa live, e commentare e condividere el video. Les acuerdo que si me quieren ayudar pueden ahora en la chat comprar un super chat, un un sticker, o en un video mío comprar un super gracias o abonarse. Me ayudaría mucho a seguir adelante. ¿Qué pasó con la guerra que yo no me enteré? Que Donald Trump dijo que si él ganaba las elecciones, las guerras iban a cesar, tal vez en todo el mundo, porque él sabía cómo detener la guerra entre Rusia y Ucrania, y sabía cómo detener la guerra entre Israel y los países árabes. Esa fue su promesa, que sabía cómo hacer la paz en el mundo, y en muchos no le creyeron, pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Y ustedes qué creen? ¿Va a lograr la paz en el mundo Donald Trump o no? Eso es lo que ocurrió con las guerras, que hizo estas promesas increíbles, no sé si para su propia base electoral, para el ciudadano norteamericano preocupado en el dinero que gasta Norteamérica en ayudar a las democracias en contra de las guerras, o qué, o realmente lo cree. No lo creo. Y sí, tampoco yo no lo creo mucho. Para mí que fue algo electoral, así como le decía a Putin que lo apoyaba y después se le puso más embargos que Bill Clinton y que también ahora Joe Biden. Es muy probable que no haga nada al respecto, anche porque en Norteamérica las armas, las municiones y los vehículos no los regala, alguien al final lo tendrá que pagar. Ahora los adelanta el contribuyente norteamericano, pero en un futuro será el perdedor, por ejemplo Rusia, en tener que pagar los daños de guerra, de reparación. Entonces Norteamérica no va nunca a perder nada, aunque porque quién va a hacer la reconstrucción de Ucrania. Norteamérica y los países de la NATO. Digo, supongo, puede ser que no. Así fue también para Irak, pero veo que les interesa cuando yo estoy leyendo acá
y vamos a ver, leo en italiano porque mi público es en italiano, pero si ustedes tienen preguntas yo contesto en español. Questo è di 7 ore fa, però vediamo un po'. Perché io ancora non mi ricordo quando si ha votato in Nord America. Al via il voto negli USA, i primi risultati nella notte, 2 giorni fa, non ieri ma l'altro ieri. Metà la metà degli americani ha votato in anticipo, quindi 3 giorni fa già avevano votato in anticipo. E ieri si sono saputi i risultati, si è finito di votare, si sono saputi i primi risultati di notte, credo. Faccio un po' di confusione. Vediamo Sole 24 ore, aggiornamento del 7 novembre, cioè di oggi. Elezioni USA 2024, tutto quello che c'è da sapere sul voto. Harris contro Trump. L'America ha scelto i risultati in tempo reale delle elezioni presidenziali americane 2024. Donald Trump ha ufficialmente vinto le elezioni dopo aver conquistato gli stati cruciali considerati bilico del sud e del midwest. Ha vinto anche la Pennsylvania, vero terreno di battaglia della campagna, come si può vedere dalle mappe e grafici in questa pagina. Qua c'è questo grafico che già l'ho fatto vedere: 295 Donald Trump e 226 Kamala Harris. Stravinto. Questi sono, credo, i grandi elettori che hanno conquistato. Negli Stati Uniti il presidente viene eletto tramite il sistema del collegio elettorale, un meccanismo che attribuisce un numero specifico di voti elettorali a ciascuno stato. In totale ci sono 538 grandi elettori e per vincere la presidenza è necessario ottenere almeno 270 voti, ovvero la maggioranza semplice del collegio. Ogni stato ha un numero di voti elettorali proporzionale alla sua popolazione e la maggior parte degli stati adotta il sistema winner takes all, che assegna tutti i voti elettorali al candidato che ottiene la maggioranza nello stato. Solo Maine e Nebraska fanno eccezione, assegnando i voti elettorali su base distrettuale e 2 voti supplementari al candidato che ottiene la maggioranza a livello statale. Allora, poiché il peso di ogni stato nel collegio qué buenos datos tienes, la verdad, un buen contenido. Muchísimas gracias, José Sack. Muchísimas gracias. Soy contento que te guste mi contenido. Veo que hablas también en italiano. Poiché il peso di ogni stato nel collegio elettorale varia in base alla sua popolazione, stati più popolosi come California, Texas e Florida dispongono di un numero elevato di voti elettorali. Ad esempio, la California ha 55 voti, Texas 38 e Florida 29, numeri che possono influenzare in modo significativo il risultato complessivo. Tuttavia, molti di questi stati tendono a votare stabilmente per un partito specifico. La California, ad esempio, è un tradizionale feudo democratico, mentre il Texas è storicamente repubblicano. Questo porta i candidati a concentrare gli sforzi su alcuni stati contesi, noti come swing state
o battleground state come Pennsylvania, Michigan, Nevada, Wisconsin, Nord California, Georgia e Arizona, dove il risultato è meno prevedibile e la differenza di preferenze tra i partiti è più sottile. I battleground state risultano decisivi per ottenere 270 voti necessari. Per esempio qua Nevada, Wisconsin, Arizona e Michigan. Trump in rosso ha stravinto sempre. Non so se si vede, no? Nicaragua, ma tu sei quello del gruppo TG di Montesi? Ah ah ah, ma ce la fai? No, non so se Montesi, ma chi è Montesi? Matteo Montesi? No, ho fatto dei video su di lui, ma no, nel passato, anni fa, 10 anni fa, ma non ne ho più fatti. No, no, sono Sant'Enchan, lo youtuber italiano, che adesso vengono intanto i miei cani qua a interrompermi la live. Allora, il sistema del collegio elettorale rende quindi unica l'elezione presidenziale statunitense rispetto a quelle di altre democrazie dove vince semplicemente chi ottiene più voti a livello nazionale. Negli Stati Uniti il vincitore è colui che raggiunge i 270 voti elettorali indipendentemente dal risultato del voto popolare complessivo. Ad esempio, nelle elezioni del 2000 e del 2016 un candidato ha potuto vincere la presidenza pur ottenendo meno voti a livello nazionale proprio grazie alla distribuzione dei voti elettorali nei singoli stati. Nell'elezione statunitense del 2024, oltre a scegliere il presidente, gli elettori votano anche per rinnovare parte del congresso, composto da due camere, il Senato e la Camera dei rappresentanti. La Camera dei rappresentanti, che conta 435 seggi, viene interamente rinnovata ogni 2 anni e dunque tutti i seggi sono in palio in queste elezioni. I rappresentanti della Camera hanno mandato biennale e il loro numero per stato è proporzionale alla popolazione, con stati più popolosi che eleggono più rappresentanti. Questa elezione determina il controllo della Camera per i successivi 2 anni, con un forte impatto sulla capacità del presidente di portare avanti il proprio programma politico, cioè non avrà opposizione in quella che noi chiamiamo Senato e Parlamento, capito? Ma sei sempre da Giva? Ah sì, ma chi è Giva? Boh, sto quasi a fare un'ora, mi mancano 1 minuto e mezzo. Comunque siete calati purtroppo. Prima eravate arrivati siete arrivati a 60 o 70, adesso mi seguite solo in 16, solo altre live solo in 4, quindi nel Senato, composto da 100 seggi, 2 per ogni stato, i senatori hanno mandato di 6 anni e circa un terzo dei seggi viene rinnovato in ogni ciclo elettorale. In questa tornata del 2024 33 seggi senatoriali sono in palio, alcuni dei quali in stati particolarmente competitivi dove l'esito è incerto e può influenzare la maggioranza della Camera. La composizione del Senato è cruciale poiché ha poteri come la conferma delle nomine presidenziali e il voto su leggi chiave e trattati internazionali. Come potete vedere, repubblicani, democratici nel Senato. I repubblicani hanno 52 rappresentanti, i democratici 44. L'elezione di questi due organi legislativi è quindi fondamentale per determinare il futuro politico degli Stati Uniti.
il partito che ottiene il controllo di una o entrambe le camere potrà supportare o ostacolare l'agenda del presidente, influenzando l'equilibrio dei poteri a Washington. Ecco perché vogliono tutto o niente. Allora, ripeto, perché poi ho fatto un'ora di live e 26 secondi. Voi che ne pensate? Ustedes che creen della vittoria di Trump? Parlo anche in spagnolo perché mi seguono da tutto il mondo, dalla Latino America. What do you think about Trump Trump wins elections, presidential elections? Cosa pensate? Che Trump ha vinto le elezioni presidenziali a mani basse? In pratica non ci sarà un secondo giro elettorale. E ancora aspetto che il nostro amico Nicaragua ci dica chi è Giva, perché non so quale sia il gruppo TG di Montesi, ma vorrei saperlo. Allora vediamo quanto c'ho di carica nel cellulare. Ancora nessuno ha donato nulla. Comprate un super grazie, uno sticker, comprate un super chat di batteria. Vediamo quanto c'ho, non riesco a leggerlo. 56. Ho iniziato con l'80, cioè spende moltissimo e si riscalda tanto facendo le live, quindi faccio questo sforzo per voi mettendo in gioco il cellulare. E voi, se mi volete aiutare, comprate un super chat o uno sticker, mi aiuterete a andare avanti. E voglio sapere che se qualcuno di voi gli viene in mente a quest'ora tarda della notte, ecco, coloriamo un po' l'immagine. A che cosa può portare per la politica italiana, anche per la geopolitica italiana, sempre che abbiamo noi in Italia una geopolitica, la vittoria di Trump? Che benefici ci dà? Che benefici ci lascia? Che benefici lascia la vittoria di Trump? Con le nostre elezioni, relazioni con Nord America, come ci lascia la vittoria di Trump? La nostra proiezione nel mondo come sarà dopo la vittoria di Trump? Come ci potremo relazionare con gli stati limitrofi e con gli stati, con gli altri stati? La nostra geopolitica cambierà di qualcosa o no? Fatemelo sapere, perché è veramente importante comprendere le dinamiche politiche che ci saranno da qui a 4 anni, perché ormai Trump è ritornato per governare ed è ritornato per governare altri 4 anni. Con quali risultati? Metterà delle restrizioni ai prodotti europei o soltanto cinesi? Dovremmo comprare molto di più agli Stati Uniti di quanto compriamo adesso? Voi che cosa ne pensate? Che opinate? Vediamo un po' che dice Sky. Vediamo un po', però mi raccomando, voi opinate qua sotto e se potete comprare un super chat o uno sticker per aiutarmi, che mi si sta surriscaldando il cellulare, ve ne sarei molto grati. E se no, almeno iscrivetevi al canale, commentate, azionate la campanella e date like se vi piace il video. Elezioni USA,
Trump stravince, Biden persa questa battaglia, ma non molliamo, perché lui vuole essere presidente fra 4 anni. Biden, il neo presidente americano conquista oltre 300 grandi elettori e il 51% del voto popolare. Colloquio telefonico tra la premier italiana e il fondatore di Tesla e SpaceX, perché hanno messo lei, che avrà un ruolo chiave nel nuovo governo e promette di impegnarsi anche per le elezioni future. Sono convinta che il suo impegno potranno rappresentare un'importante risorsa per gli Stati Uniti e per l'Italia. Accanto alla sconfitta, ma non la fine della lotta. Accetto la sconfitta, ma non la fine della lotta, commenta Kamala Harris, il presidente uscente. Non molliamo. Insomma, lascia un po' desiderare, come hanno scritto qua. Vabbè, ma no, sono tutte attualizzazioni di contenuto, insomma. Trump vince le elezioni americane, sconfitta Harris. Il discorso di Biden. Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2024, 6 ore fa. Il repubblicano Donald Trump, predecessore del presidente uscente, il democratico Joe Biden, ha ufficializzato la sua ricandidatura per un secondo mandato. Ecco quello che non riesco a capire: gli Stati Uniti sono un paese molto grande, gli Stati Uniti sono un paese enorme, non è che hanno 60 milioni di abitanti, ne hanno molti di più. Come mai o Biden o Trump, o Trump o Biden? Se non fosse stato che interveniva Kamala Harris, sarebbe rimasto come candidato Biden. Poi, siccome ha fatto molti desliz e molti scivoloni e molte gaffe, allora si è ritirato John Biden e hanno votato, ha vinto le interne Kamala Harris, le interne del Partito Democratico. Però voglio dire, sempre Trump e chi Biden ha consigliato. Non c'è stato un politico nuovo. È un po' come in Italia negli anni 90, Prodi Berlusconi, Berlusconi Prodi, Prodi Berlusconi, poi era, non so se Berlusconi D'Alema, D'Alema Berlusconi, e così successivamente. Sembra che non ci sono molti candidati, bisogna rieleggere un politico che ha finito nello scandalo la sua presidenza come se nulla fosse. E io voglio vedere se c'ho l'audio, perché a volte mi si scarica il microfono, quindi qua è sparito il comando del momento. Ah sì, ce l'ho l'audio ancora. Siete in 23. Io farò il possibile per stare qua. Ah sì, ce l'ho l'audio ancora. Siete in 23. Io farò il possibile per stare qua. Ah sì, ce l'ho l'audio ancora. Siete in 23. Io farò il possibile per stare qua. Ah sì, ce l'ho l'audio. C'è un gap. Ah, adesso fa l'effetto Doppler. C'è un gap, si ripete, si va ripetendo e si aggiunge quello che si aggiunge quello che vado dicendo alle ripetizioni di prima. Si ripete, si va ripetendo e si aggiunge quello che si aggiunge quello che vado dicendo alle ripetizioni di prima. Adesso chiudo perché questo giochetto è durato troppo, però ho capito che c'è l'audio. Allora vi vorrei dire
vi vorrei dire che cosa, che qua sono entrati i miei cani a distrarmi, li devo fare un po' uscire fuori, vediamo se escono. Si escono per conto loro perché si annoiano. E se volete vedere i video dei miei cani, ho caricato sotto la sezione video oppure nella mia lista di riproduzione i miei animali, potrete vedere le cucciole che ho di border collie. È un video che dura circa un'ora. Da quando erano cucciole sono entrate a casa mia, sono entrate nella nostra casa e nei nostri cuori all'età di 40 giorni e adesso hanno 8 mesi. Però volevo dirvi, adesso siete in 13, quando arriverete a 1 io chiudo la live. Io non so ancora come interpretare la vittoria di Trump perché è sotto processo e gli hanno dato anche un capo di imputazione, non so se dire che gli hanno dato una sentenza, eppure diciamo che, ecco qua i miei cani che tornano alla carica. Come dire, io adesso mi sono stancato di stare seduto, poi di leggere. Tornerò a leggere dopo, ma adesso voglio sgranchirmi, non che sia un granchio, ma alziamoci, speriamo di non perdere la linea. Io vabbè che la linea l'ho perso da tempo, la linea perché intanto guardate come giocano i miei cani, le mie cagne. Io la linea l'ho perso da tempo perché ho qualche chiletto di troppo. Però voglio dire, poi dove sta il mocio che devo pulire? Voglio dire, voi che cosa ne pensate? What do you think about Trump victory? Devo pulire. Scusate che qua il cellulare se ecco qua, perché purtroppo bisogna regolare. Ecco qua, hanno fatto pipì, un enorme pipì, devo asciugare. Che ne pensate allora della vittoria di Donald Trump? Che cosa può portare di buono all'Italia? O che cosa può portare di cattivo all'Italia? Hanno fatto pipì dappertutto. Qua ho fatto un tutorial, andatelo a vedere. Yo hice un tutorial sobre cómo armar el mocho. Podría ser un tutorial sobre cómo emplear el mocho. Cuando sí, cuando no, y estas cosas. Ahí están jugando, siempre jugando, mordiéndose. Y yo no sé qué pensar. Si hacía la live en italiano, me siguen de todo el mundo de habla hispana. Y entonces la hice en lo que vino, en italiano prevalentemente. Pero sé que me van a seguir también el idioma español. Entonces yo les digo
que cuando esta live no será más una live dentro de poco, cuando esta live no será más una live, cambiamos escenario. Cuando esta live no será más una live, yo le voy a poner subtítulos en español porque hay una parte muy consistente en la que yo hablo en italiano y no sé cuántos de ustedes entienden el italiano, pero yo quiero que la entiendan todo el mundo. Dado que yo soy italiano, hablo en italiano. Y pero les digo, ahora a ver cuánta batería tengo. 51%. Bueno, está bien. Cuando está live, después de 1 o 2 días puedo poner subtítulos en castellano, en español. Después de 1 o 2 días. Han sacado burbujas. A veces había el efecto especial burbujas, que es lindo, pero se ve medio borroso con las burbujas. A ver, glamour, rayo, 8 milímetros, aurora, doc. No, no hay. Ponemos normal, normal. Normal es acá. Debería. Sueño. ¿Sueño o estoy despierto? Realmente es increíble. La live di oggi tuvo esito. La live di oggi ha avuto successo perché ho avuto picchi di più di 60 spettatori. Quindi probabilmente YouTube la consiglierà a molte persone quando sarà un video in verticale, cioè una It's Live. Le Homo avventure del Tripone e del buonasera, buonasera, come va? Che ne pensi della vittoria di Donald Trump? Ci beneficerà? Non ci beneficerà a noi in Italia, nell'Unione Europea? Le relazioni con gli altri paesi e gli Stati Uniti influenzeranno positivamente o negativamente? Io ho passato la prima ora leggendo le notizie dei giornali e commentandole, però ho fatto questa live per avere l'opinione di tutte e tutti voi. Poi se vi piace questo formato, caro le Homo avventure del Tripone, compra un super chat, compra uno sticker, commenta e dai like se ti piace a questa live. Quando non sarà più una live, condividila, e se poi abbonati al canale o compra un super grazie. Puoi anche comprare un super grazie sotto qualsiasi video che ti piace dei miei. Puoi anche scegliere di pagare meno euro con l'asticella che appare se tu schiacci il bottone azzurro, e così mi puoi chiedere di ogni video l'argomento sul quale vuoi che io ritorni a parlare, e io ritornerò a parlare perché è da 12 anni che faccio video. Allora mi motiverai a fare una continuazione a un mio video vecchio. Allora, intanto ho messo il punto interrogativo per sbaglio. Preferivo che vincesse la Harris. Sì, molti vedevano nella Harris e nel Partito Democratico qualcosa di più moderato. Il Tycoon è uno che può partire per la tangente, non come i politici italiani, che anche loro partono per la tangente. No, mi riferivo a che può andare a fare tante cose diverse. Dicono che voglia far fare la pace tra Putin e Zelensky.
nonostante che Putin abbia iniziato tutto, e non si sa che cosa farà in Medio Oriente Trump. Poi se continuerà a inasprire la sua posizione con la Cina, che conseguenze economiche avrà per l'Unione Economica Europea e per l'Italia? Comunque non so se si ricorda di me, ma io sono trash anarchico. Ah, ciao trash anarchico Pasquale Gruelico, grazie, grazie di essere intervenuto. Sì, mi ricordo di te, non mi ricordavo con questo nuovo nickname. Sarà probabilmente un altro canale, perché o hai cancellato quello anteriore o gli hai dato o gli hai cambiato nome, perché io sapevo che il vecchio trash anarchico Pasquale Gruelicamente non so che cosa, per quel Pasquale Gruelico non so. Mi fa piacere rivederti qua, trash anarchico, mi fa piacere rivederti. E se guardi qualche mio video vecchio e ti piace e ne vuoi, diciamo, una continuazione, compra un super grazie sotto il mio video vecchio e dopo che l'hai guardato commenta che cosa, di che cosa vuoi che ne continui a parlare, perché io non mi ricordo a volte ciò di cui ho parlato una settimana fa, un anno fa, immaginati. Quindi mi aiuterai moltissimo ad andare avanti, perché ho dovuto mandare a riparare il mio nuovo computer comprato nel 22, perché gli si sono bruciati i dischi rigidi. Quindi adesso vi devo lasciare, grazie per avermi seguito fin qua e arrivederci. Grazie, grazie di tutto, vi devo lasciare, siete appena in 16, ma grazie, grazie vivamente, grazie. Scusate che interrompo questa live, ma è durata un'ora e 22 minuti e 30 secondi. Vi devo lasciare, grazie di tutto, grazie di cuore. Purtroppo siete in 23, vi devo lasciare. Comunque buonanotte, sogni d'oro, ciao, a presto.